Lezione 1. Ricetta salutare. Il tuo pranzo oggi ha un profumo delizioso e sembra freschissimo. Sono felice di condividere la ricetta, ovviamente è una combinazione di zucchine. Vedo che hai aggiunto anche dei peperoni gialli e delle cipolle. Si tratta di un piatto molto semplice, ma anche molto nutriente. Utilizzi un tipo specifico di olio per cucinare? Preferisco usare olio extravergine di oliva per un sapore migliore. Vorrei imparare a cucinare più verdure a casa. Dovresti iniziare con ricette semplici come questa. È necessario sbucciare le zucchine prima di cuocerle? No, è meglio conservare la pelle per le vitamine. Domani comprerò delle verdure fresche al mercato. Per un sapore più intenso, si può aggiungere anche dell'aglio. L'aglio è molto salutare per il cuore e per il sangue. Mi piace sperimentare con diverse erbe aromatiche in cucina. Per questa ricetta si usa basilico fresco o basilico essiccato. Il basilico fresco conferisce al piatto un aroma molto vivace. Mi è venuta una gran fame solo a guardarti cucinare. Ora vi darò una piccola porzione da assaggiare. Questo è il miglior piatto di verdure che abbia mai mangiato. Lezione 2. Chiosco dell'aeroporto. Dobbiamo sbrigarci perché il nostro volo parte tra 2 ore. Avete stampato le nostre carte d'imbarco? No, possiamo effettuare il check-in automatico al chiosco. È molto più veloce che aspettare in una lunga coda. Dobbiamo solo scansionare i nostri passaporti presso l'apposito dispositivo. Spero che i nostri posti sull'aereo siano vicini. Possiamo selezionare i nostri posti tramite il touchscreen. Preferisco il posto vicino al finestrino per ammirare le nuvole bianche. Preferisco il posto lato corridoio per potermi muovere facilmente. Dobbiamo pagare per le nostre valigie pesanti adesso? Il nostro biglietto include una borsa a persona. La macchina sta stampando le etichette di carta bianca. Dobbiamo attaccarli ai manici delle nostre borse. Ora possiamo andare allo sportello per la consegna dei bagagli, laggiù. La fila ai controlli di sicurezza sembra lunghissima stamattina. Dobbiamo muoverci in fretta per avere abbastanza tempo per un caffè. Mi sento sempre nervoso prima di un volo lungo. Non c'è motivo di preoccuparsi perché siamo puntuali. Controllerò il numero del gate sul grande schermo. Il nostro ingresso è il numero 12 nell'ala nord. Lezione 3. Antichi guerrieri. Questo dipinto raffigura un momento molto significativo della storia locale. Raffigura un grande gruppo di 1200 guerrieri in marcia contro i loro nemici tradizionali. La cura dei dettagli nei loro abiti tradizionali è davvero impressionante. Questi guerrieri erano noti per il loro grande coraggio e la loro abilità. Il conflitto era una componente comune della vita nel mondo antico. Hanno combattuto per proteggere la loro terra e le loro famiglie. La storia è spesso scritta dai vincitori di queste battaglie. È importante studiare le prospettive di entrambe le parti. Questa mostra attrae ogni giorno numerosi studenti e storici.
Trovo le antiche strategie di guerra molto affascinanti. Sfruttavano il paesaggio naturale per nascondersi dal nemico. Anche la comunicazione ha giocato un ruolo fondamentale nel loro successo. Pensi che le persone moderne possano imparare qualcosa da questa storia? Possiamo imparare l'importanza della pace e della diplomazia. Molte di queste culture sono ancora vive e fiorenti oggi. Essi preservano le loro tradizioni attraverso racconti e arte. Scriverò una nuova descrizione per questa esposizione. Assicurati di includere la data del trattato di pace. Fu firmato nell'anno 1850. Lezione 4. Gli strumenti giusti. Devo riparare questa vecchia sedia della mia cucina. Posso aiutarti a trovare gli strumenti giusti, ovviamente di quali strumenti specifici hai bisogno. Di quali strumenti specifici ha bisogno oggi, signore? Penso di aver bisogno di una colla per legno molto resistente e di un martello. Nel terzo corridoio abbiamo diversi tipi di colla. Il legno della sedia è molto duro o morbido? È realizzato in legno massello di quercia, quindi è molto pesante. Avrai bisogno anche di alcuni piccoli chiodi per una maggiore resistenza. Desidero che la riparazione sia invisibile e molto pulita. Per tenere insieme i pezzi di legno, è necessario utilizzare un morsetto. Quanto tempo impiega la colla ad asciugarsi completamente? Per una cauzione completa occorrono circa 24 ore. Comprerò anche della carta vetrata per levigare i bordi. Disponiamo di una varietà di carta vetrata, da quella a grana grossa a quella a grana fine. Non ho molta esperienza nei lavori manuali. È un ottimo modo per imparare una nuova e utile abilità. Spero di non peggiorare ulteriormente la situazione della sedia. Abbi pazienza e segui le istruzioni sulla confezione. Grazie per la sua consulenza professionale di oggi. Lezione 5. Mantenersi attivi. Sembra che tu abbia sempre tantissima energia al mattino. Cerco di mantenermi attivo, e tu? Capisco che sia difficile trovarlo. Capisco che sia difficile trovare il tempo per andare in palestra. Mi sveglio presto ogni giorno per andare a correre. Preferisco dormire un'ora in più prima di iniziare a lavorare. Anche una breve passeggiata può aiutarti a sentirti più sveglio. Trascorro 8 ore al giorno seduto alla mia scrivania. Dovresti alzarti e fare stretching ogni 60 minuti. Dopo un lungo pomeriggio, spesso sento la schiena molto rigida. L'esercizio fisico può contribuire a rafforzare i muscoli del tronco. Pratichi qualche sport di squadra durante il fine settimana? Gioco a tennis con un gruppo di amici del posto. Da giovane giocavo a calcio. Dovresti iscriverti a un club per conoscere gente nuova. Temo di essere diventato troppo lento per lo sport. Non è mai troppo tardi per iniziare a muovere il corpo. Stasera proverò a fare una passeggiata. Il tempo è perfetto per una passeggiata al parco. Inviterò il mio vicino a unirsi a me per farmi compagnia. Lezione 6. Colloquio con le risorse umane. Oggi, Anna,
Sembri molto professionale e sicura di te. Sono un po' nervoso per questa grande opportunità. Ottimo, sai chi condurrà il colloquio? Sì, mi è stato detto che sarà l'ufficio risorse umane. Sì, mi è stato comunicato che si tratterà del responsabile delle risorse umane e del direttore. Dovresti preparare alcune domande sulla cultura aziendale. Ho fatto delle ricerche sui loro ultimi progetti su internet. Ricorda di parlare in modo chiaro e di mantenere un buon contatto visivo. Cercherò di mantenere la calma e di rispondere onestamente. Sono alla ricerca di una persona con le tue specifiche competenze. Spero che apprezzino la mia esperienza nella gestione dei progetti. Sei il candidato ideale per questa posizione. Cosa dovrei rispondere se mi chiedono del mio stipendio? Fornisci una fascia di prezzo basata sulle tue precedenti esperienze lavorative. Voglio dimostrare loro di essere molto motivato. Il tuo atteggiamento positivo sarà evidente ai loro occhi. L'intervista inizierà tra esattamente 10 minuti. Fai un respiro profondo e abbi fiducia in te stesso. Sono pronto per andare in ufficio adesso. Aspetterò qui per sentire la buona notizia. Lezione 7. Ospiti d'albergo. Ho visto una bellissima piscina sul tetto. Accesso consentito solo agli ospiti dell'hotel, che è comprensibile, posso portare il mio. Posso portare i miei asciugamani in piscina? Forniamo asciugamani puliti a tutti i nostri ospiti all'ingresso. Il centro fitness è aperto 24 ore su 24? Sì, puoi usare la palestra quando vuoi. Vorrei usare il tapis roulant prima di colazione. La vista dalla palestra è davvero splendida all'alba. Ho bisogno di una chiave speciale per accedere all'area. È sufficiente utilizzare la chiave magnetica della camera. È disponibile un formatore che possa fornire assistenza con le macchine? Un istruttore è presente dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno. Preferisco allenarmi da solo in un luogo tranquillo. La palestra di solito è vuota a tarda sera. Ci andrò dopo la mia riunione di lavoro di stasera. Assicurati di indossare scarpe sportive adatte. Per questo viaggio ho portato le mie scarpe da corsa preferite. Abbiamo anche una sauna dove potrete rilassarvi. Sembra il modo perfetto per concludere la giornata. Lezione 8. Cabine accoglienti. Vorrei trascorrere un po' di tempo nella foresta selvaggia. La struttura ricettiva del parco offre accoglienti baite in affitto. Le cabine sono dotate di un piccolo angolo cottura. Sì, hanno un fornello e un grande frigorifero. Possiamo cucinare i nostri pasti e risparmiare denaro. È presente anche un camino per le serate fredde. Sembra molto rilassante e anche molto romantico. Dovremmo prenotare la baita con almeno un mese di anticipo. Il parco è molto frequentato durante i mesi estivi. C'è un lago nelle vicinanze dove si può nuotare e pescare. A pochi passi di distanza si trova un lago cristallino. Vorrei fare un'escursione sui sentieri di montagna.
Dobbiamo portare una mappa e un kit di pronto soccorso. Ci sono animali selvatici nella zona boschiva? Potremmo avvistare dei cervi e molti uccelli colorati. Metterò in valigia il binocolo per vederli meglio. Porterò la mia chitarra per suonare accanto al fuoco. Sarà un'attività molto divertente per tutti. Verificherò subito la disponibilità sul sito web. Lezione 9. Galleria d'arte. Oggi inaugura una nuova mostra d'arte. Andiamo a dare un'occhiata? Certo, perché no? Sai se hanno un... Sai se possiedono una collezione di arte moderna? Il cartello indica che stanno esponendo fotografie locali. Mi piace guardare le foto di paesaggi urbani. L'ingresso è gratuito per gli studenti il mercoledì. È un'ottima notizia, perché oggi è mercoledì. Entriamo e ammiriamo il lavoro creativo. L'illuminazione in questa galleria è molto professionale. Mi piacciono le grandi foto in bianco e nero appese al muro. Riescono a catturare molto bene l'atmosfera delle strade. Riuscite a riconoscere l'artista che ha scattato queste foto? Credo che sia una giornalista famosa in questa città. Il suo lavoro è molto potente e carico di emozione. Vorrei acquistare una piccola stampa per il mio ufficio. Dovresti chiedere al responsabile i prezzi. Andrò alla scrivania in fondo alla stanza. Rimarrò qui a dare un'occhiata alla sezione dei ritratti. Trovo che l'arte sia una grande fonte di ispirazione per il mio lavoro. Lezione 10. Snack da cinema. Ho preparato il salotto per la nostra proiezione cinematografica. Ottimo, è sempre piacevole avere degli snack mentre si guarda un film. Ho comprato dei popcorn salati e delle barrette di cioccolato. Abbiamo abbastanza bibite per tutti i nostri amici? Ho qualche bottiglia di ginger ale freddo in frigo. Dovremmo anche avere a disposizione delle opzioni salutari come la frutta. Taglierò a pezzetti alcune mele arance. Quale film guarderemo stasera? La maggior parte delle persone ha votato per il nuovo film di fantascienza. Ho sentito dire che gli effetti speciali sono davvero incredibili. Preferisco i film con una trama molto avvincente. Questo film è noto per i suoi temi profondi e complessi. Spero che tutti arrivino puntuali all'inizio. Invio subito un promemoria nella nostra chat di gruppo. Il film dura 2 ore e 30 minuti. Avremo bisogno di una breve pausa nel mezzo. Installerò il proiettore e lo schermo. L'impianto audio in questa stanza è ottimo. Sono pronto a iniziare lo spettacolo quando vuoi. Lezione 11. Modi di viaggiare. La tecnologia ha cambiato il modo in cui ci spostiamo nel mondo. Parenti e amici, ci sono molti modi diversi in cui le persone possono viaggiare. Alcune persone preferiscono la velocità di un moderno aereo a reazione. Altri, invece, apprezzano il ritmo lento di una nave tradizionale. Il treno è un mezzo di trasporto molto diffuso per gli spostamenti tra le grandi città.
Sono anche molto migliori per l'ambiente. In alcuni paesi le persone viaggiano ancora a cavallo. Questo è un modo di muoversi molto tradizionale e naturale. Nelle città più trafficate, la bicicletta sta diventando il mezzo di trasporto principale. Contribuiscono a ridurre il traffico intenso e l'inquinamento. Hai mai viaggiato in un altro paese in barca? Una volta presi un traghetto per una piccola isola in Grecia. La vista dell'Oceano Blu era davvero splendida. Mi sentivo un po' male a causa delle onde alte. Il viaggio aereo è il mezzo più comodo per le lunghe distanze. Ma può essere molto costoso durante le festività. Dovremmo scegliere il modo di viaggiare più sostenibile. Camminare è il modo migliore per esplorare una nuova città. Per le strade si possono notare molti dettagli nascosti. Lezione 12. Le migliori offerte. I prezzi dei voli cambiano di minuto in minuto. A volte, ma non sempre, conviene controllare entrambi per trovare le offerte migliori. Dovremmo dare un'occhiata prima alle compagnie aeree low cost. Spesso sono più economici, ma prevedono numerose spese aggiuntive. Dobbiamo controllare anche il costo dei nostri bagagli. A volte le compagnie aeree principali offrono prezzi totali migliori. Ho trovato un volo molto economico per martedì prossimo. Il volo è diretto o prevede uno scalo? Il treno effettua una sosta di 3 ore in un'altra città. Questo renderà la nostra giornata di viaggio molto lunga. Ma risparmieremo $200 a testa. Penso che valga la pena dedicare del tempo in più. Dovremmo prenotare i biglietti subito. Aspetta, prima dobbiamo controllare i prezzi dell'hotel. Aprirò un'altra scheda nel browser. Gli hotel in quella città sono piuttosto costosi. Forse possiamo trovare una stanza più economica in periferia. Possiamo usare il treno per andare in centro. È un modo molto intelligente per risparmiare denaro. Lezione 13. Processo di sicurezza. Oggi abbiamo un appuntamento con il direttore. Per risolvere i problemi è importante collaborare con il processo di sicurezza. Mostrerò il mio documento d'identità alla gente. Dobbiamo inoltre far passare le nostre borse attraverso lo scanner. Devo togliere la cintura metallica e l'orologio? Sì, qualsiasi oggetto metallico farà scattare l'allarme. Questo edificio ha norme di sicurezza molto rigide. È necessario proteggere le persone all'interno. Comprendo e rispetto il team di sicurezza. La guardia sta controllando i nostri nomi sulla lista. Abbiamo il permesso di entrare nell'ascensore principale. La nostra riunione si terrà al 45° piano. Spero che il regista sia pronto per la nostra presentazione. Abbiamo preparato tutta la documentazione necessaria. Sono un po' nervoso per questo grande progetto. Dovresti avere fiducia in te stesso perché sei un esperto. Grazie per le tue gentili parole di sostegno, Anna. Insieme formiamo una squadra molto forte. Entriamo in ufficio con il sorriso.
Lezione 14. L'impatto del settore retail. Molte persone apprezzano i prezzi bassi dei grandi magazzini. Sovvenzioni di corrispondenza per la sensibilizzazione. Quindi cosa c'è che non va in Walmart? La lamentela principale riguarda la loro attività. La loro attività spesso danneggia i piccoli negozi locali. Questa è una critica molto comune rivolta alle grandi catene. Forniscono numerosi posti di lavoro alla comunità locale. Ma questi lavori spesso offrono una retribuzione molto bassa. I grandi magazzini offrono anche una vastissima gamma di prodotti. È molto comodo trovare tutto in un unico posto. La concorrenza è una componente naturale di un libero mercato. Ma la competizione deve essere equa per tutti. Fai acquisti nelle grandi catene di distribuzione o nei negozi locali? Cerco di sostenere le piccole imprese quando posso. A volte la differenza di prezzo è troppo elevata per essere ignorata. Apprezzo la qualità e il servizio personalizzato. Il governo dovrebbe contribuire a proteggere i piccoli negozi. Oggi si tratta di un argomento politico molto controverso. Dobbiamo trovare un modo per riequilibrare l'economia. La tecnologia sta cambiando anche il modo in cui facciamo acquisti. Lo shopping online rappresenta una nuova sfida per tutti. Lezione 15. Casa creativa. Vorrei iniziare un nuovo hobby questo fine settimana. Ehi, hai mai provato a fare qualche attività creativa a casa? Ho pensato di dipingere o magari di suonare uno strumento musicale. Dipingere è un modo meraviglioso per esprimere i propri sentimenti. Non sono molto bravo a disegnare cose realistiche. Puoi provare a cimentarti con l'arte astratta utilizzando colori vivaci. Sembra molto divertente e meno stressante. Ti serviranno solo una tela e dei colori acrilici. Dove posso acquistare i migliori materiali per l'arte? C'è un piccolo negozio vicino alla biblioteca cittadina. Vorrei anche provare a cucinare piatti complessi. Cucinare è un'altra splendida forma di espressione creativa. Proverò a preparare un piatto tradizionale francese. Dovresti invitarmi ad assaggiare la tua creazione. Sarò felice di ospitare una cena. Creare oggetti con le proprie mani è molto gratificante. È meglio che guardare la televisione tutta la notte. Concordo sul fatto che essere attivi dia maggiore soddisfazione. Dopo il lavoro andrò al negozio di articoli artistici. Lezione 16. Scegliere i regali. Vorrei comprare un bel vestito per mia sorella. Potresti aiutarmi a scegliere qualcosa? Ovviamente. Cosa stai cercando? Cerco qualcosa di elegante ma anche semplice. Preferisce i colori vivaci o i colori scuri? Di solito indossa abiti blu o verde scuro. Questo abito di seta è di una bellissima tonalità di blu. Penso che la taglia potrebbe essere troppo piccola per lei. Dovremmo controllare la tabella delle taglie appesa al muro. Per sicurezza prenderò la taglia media. Dovresti dare un'occhiata anche a queste collane d'argento. Una collana sarebbe un complemento perfetto. È un regalo classico e intramontabile. Oggi è previsto uno sconto per i nuovi clienti?
Puoi ottenere uno sconto del 10% sul tuo primo acquisto. Si tratta di un'ottima offerta per questo marchio. Ti aiuterò a trovare una bella confezione regalo. La presentazione è una parte molto importante di un regalo. Aggiungerò un nastro e un bigliettino. Anna, hai un ottimo gusto per la moda. Lezione 17. Punti di vista scolastici. Il giornale studentesco ha pubblicato oggi un nuovo editoriale. Opinioni sulla scuola e sul mondo. A volte questi editoriali si oppongono al modo in cui la scuola viene gestita. È importante che gli studenti abbiano voce in capitolo. La libertà di parola è una parte fondamentale della nostra istruzione. Ad alcuni insegnanti non piacciono gli articoli critici. Dovrebbero accogliere con favore i feedback sinceri degli studenti. Il giornale tratta notizie sia locali che internazionali. Ci aiuta a rimanere informati sulle questioni importanti. Ti piacerebbe scrivere un articolo per loro? Vorrei scrivere sulle politiche ambientali. Si tratta di un argomento di grande attualità e importanza. Intervisterò il responsabile della struttura del campus. Dovresti parlare anche con i rappresentanti degli studenti. Desidero presentare una prospettiva molto equilibrata. Il giornalismo richiede molto impegno e onestà. Informare il pubblico è una grande responsabilità. Ti aiuterò a correggere la prima bozza. Grazie per il vostro supporto e per il tempo che mi avete dedicato. Credo che il tuo articolo farà la differenza. Lezione 18. Sfoga la tua rabbia. Questi ballerini hanno una passione e un'energia incredibili. Devono ammetterlo, è un bene che esistano persone come loro. L'arte è un ottimo modo per dare sfogo alle emozioni intense. Rende la città più viva e vibrante. Le persone dovrebbero essere libere di esprimersi apertamente. Vorrei avere il coraggio di ballare in pubblico. Puoi iniziare ballando a casa tua. Ballo quando sono sola nella mia stanza. È un modo sano per gestire lo stress. Tutti hanno bisogno di uno sbocco creativo nella propria vita. Alcune persone scrivono poesie o suonano la chitarra. Questi ballerini sono molto talentuosi e molto coraggiosi. Stanno condividendo il loro dono con tutta la città. Intorno a loro comincia a radunarsi una piccola folla. Darò loro dei soldi per la loro prestazione. È un gesto molto gentile e di grande sostegno. Gli artisti lavorano duramente per migliorare le proprie capacità. Dovremmo incoraggiare una maggiore creatività nelle nostre scuole. Sono d'accordo sul fatto che l'arte sia essenziale per l'umanità. Lezione 19. La compassione umana. Dobbiamo avere a cuore le persone in ogni parte del mondo. Il che allarga la nostra compassione fino a includere tutti quei genitori argentini che hanno. Tutti quei genitori che hanno perso i propri figli nei conflitti. La sofferenza è la stessa a prescindere dalla nazionalità. Dovremmo ascoltare le storie di queste famiglie. L'empatia ci aiuta a comprendere il loro profondo dolore.
Come possiamo aiutare le persone che vivono così lontano? Possiamo fare donazioni a enti di beneficenza che forniscono assistenza medica. Possiamo inoltre sensibilizzare l'opinione pubblica sui social media. Ogni piccola azione contribuisce a un mondo migliore. La giustizia è una responsabilità globale che riguarda tutti noi. Dobbiamo dare voce a chi non ne ha. La compassione è il ponte che ci unisce tutti. Sento un legame molto forte con questa causa. Organizzeremo una raccolta fondi all'università. Questo è un modo molto pratico per fornire supporto. Contatterò subito le organizzazioni studentesche locali. Possiamo lavorare insieme per avere un impatto reale. In molti sensi, l'umanità è un'unica grande famiglia. Lezione 20. Spesa sana. Sto cercando ingredienti specifici per la nostra cena di stasera. C'è una sezione dedicata ai prodotti senza glutine? Sì, si trova vicino al reparto degli alimenti biologici, sulla destra. Questo è molto utile perché voglio evitare la farina di frumento. Oggigiorno molte persone scelgono opzioni senza glutine per migliorare la propria salute. Ho notato che la varietà di questi prodotti sta crescendo rapidamente. Ora il negozio offre pasta senza glutine e persino pane fresco. Dovremmo anche acquistare della frutta e della verdura biologica. Si trovano nella prima corsia, vicino all'ingresso. Pensi che dobbiamo comprare degli snack particolari? Cerchiamo delle gallette di riso o magari delle noci. Sono ottime scelte per un pomeriggio leggero e salutare. Dobbiamo controllare le etichette per verificare la presenza di zuccheri o sale nascosti. Leggere le etichette è un'ottima abitudine da sviluppare. Ci aiuta a capire esattamente cosa mangiamo ogni giorno. Sono contenta che questo negozio organizzi così bene gli alimenti sani. Rende l'esperienza di acquisto molto più veloce e piacevole. Ora abbiamo tutto quello che era sulla lista, tranne l'acqua. Le bottiglie d'acqua si trovano nell'ultima corsia. Vado a prendere una confezione grande per tutta la settimana. Lezione 21. Scelte dal menù. Sono pronto per ordinare la cena di stasera. Nella nostra sala da pranzo offrite opzioni vegetariane per i nostri ospiti oggi? Sì, abbiamo un risotto ai funghi squisito e un'insalata mista. Mi sembra perfetto perché non mangio carne né pesce. Il risotto è molto popolare ed è preparato con erbe fresche. Vorrei assaggiare il risotto e un bicchiere d'acqua. Desiderate degli antipasti prima dell'arrivo della portata principale? Prenderò la zuppa di pomodoro solo se è completamente vegetariana. Si prepara con pomodori freschi e un pizzico di basilico. Sembra davvero delizioso e molto salutare per una serata fredda. Abbiamo anche un dessert speciale a base di cioccolato fondente. Aspetterò di aver finito il mio pasto principale prima di decidere. Porterò subito la zuppa in tavola. Grazie per l'ottimo e cortese servizio. È un piacere per me aiutarvi nella scelta del ristorante.
L'atmosfera in questo ristorante è molto calma e tranquilla. Cerchiamo di creare un ambiente rilassante per tutti i nostri visitatori. Consiglierò sicuramente questo posto ai miei amici più cari. Apprezziamo moltissimo il vostro supporto e i vostri commenti positivi. Lezione 22. Gioielli alla moda. Ciao, hai visto qualche collana alla moda ultimamente? Vorrei trovarne una nuova da regalare. Nella boutique al secondo piano ho visto alcuni modelli davvero unici. Desidero qualcosa di moderno ma anche molto elegante. Le collane d'argento sono molto di moda tra i giovani in questo momento. Mia sorella preferisce i gioielli d'oro perché si abbinano al suo incarnato caldo. L'oro è una scelta classica che non passa mai di moda. Pensi che sia meglio una semplice catenina o un ciondolo grande? Un ciondolo piccolo e delicato, perfetto da indossare tutti i giorni. Questo è un ottimo spunto di riflessione, perché a lei piacciono le cose pratiche. Dovresti anche considerare il suo tipo di pietra preziosa preferito. Ama le pietre blu come gli zaffiri o i topazi blu brillante. Quelle pietre appaiono davvero bellissime quando vengono illuminate. Spero che i prezzi in quella boutique non siano troppo alti. Hanno una vasta gamma di prezzi adatti a ogni budget. Ci andrò e vedrò se riesco a trovare un buon affare. Posso venire con te per darti un secondo parere? Apprezzerei molto il tuo aiuto, perché hai un gusto eccellente. Prendiamo la scala mobile per raggiungere il secondo piano. Non vedo l'ora di trovare il regalo di compleanno perfetto per lei. Lezione 23. Metodi di insegnamento. Sto pensando di cambiare. Cosa ti ha spinto a cambiare metodo di recente? Ho notato che i miei studenti si stavano annoiando con i vecchi libri di testo. Spesso provo la stessa sensazione durante le mie lunghe lezioni di grammatica. Ho iniziato a usare più musica e film in classe. Si tratta di un approccio molto interessante all'insegnamento di una lingua. Gli studenti sono molto più attivi e partecipano di più. Con questo metodo imparano bene le regole grammaticali. Imparano le regole in modo naturale, ascoltando conversazioni reali. Potrei provare a includere qualche gioco nella mia prossima lezione. I giochi sono un ottimo strumento per sviluppare la fiducia in se stessi e ridurre la paura. Temo che in classe diventerà troppo rumoroso. Un po' di rumore va bene se gli studenti parlano inglese. Desidero che i miei studenti apprezzino il processo di apprendimento. Quindi, il contenuto deve essere rilevante per la loro vita quotidiana. Preparerò una lezione sugli argomenti di tendenza su Internet. È un ottimo modo per mantenerli interessati e concentrati. Chiederò inoltre loro di portare in classe le loro canzoni preferite. Noterai un grande cambiamento nei loro livelli di energia. Grazie per aver condiviso con me la tua esperienza positiva. Lezione 24. Campagna globale. Nell'Islam è l'intenzione di una persona che conta, mi è stato detto, e ora lanceremo una campagna mondiale. La nostra campagna si concentrerà sull'importanza della pace e del rispetto reciproco.
Dobbiamo entrare in contatto con persone provenienti da ogni diverso contesto sociale. La tecnologia ci permette di connetterci istantaneamente con milioni di persone. Dovremmo creare un video che spieghi chiaramente i nostri valori fondamentali. Deve essere semplice, in modo che tutti possano comprendere il messaggio. Scriverò la sceneggiatura in un inglese formale ma semplice. Troverò delle belle immagini da includere nel video. Il nostro obiettivo è promuovere l'armonia nella nostra società globale. Molte persone aspettano un messaggio positivo come questo. Pensi che potremmo ottenere il sostegno di leader famosi? Dovremmo inviare la nostra proposta alle organizzazioni internazionali. Nutro una grande passione per questo progetto e per il suo futuro. È la cosa più importante che abbia mai fatto. Dobbiamo essere molto attenti alle nostre parole e alle nostre azioni. L'integrità è il fondamento di tutta la nostra campagna. Creerò una pagina sui social media per il nostro gruppo. Contatterò il giornale studentesco per chiedere di scrivere un articolo. Cambieremo il mondo un passo alla volta. Lezione 25. Collegamenti professionali. Questo evento è una grande opportunità per entrare in contatto con professionisti. È assolutamente importante costruire È importante costruire una solida rete di contatti per la propria carriera. Ho incontrato 3 direttori di aziende tecnologiche di grande successo. Hai dato loro il tuo biglietto da visita o il tuo indirizzo email? Ho dato loro il mio biglietto da visita e mi sono anche collegato su LinkedIn. Questo è il modo migliore per rimanere in contatto dopo oggi. Sono alla ricerca di una nuova posizione nel settore della gestione marketing. Molte aziende sono alla ricerca di esperti con la tua esperienza. Desidero lavorare per un'azienda che valorizzi l'innovazione. Dovresti parlare con la signora in tailleur blu laggiù. È la direttrice di una grande azienda internazionale. È a capo delle risorse umane di un'importante agenzia. Vado subito a presentarmi. Ricorda di mantenere la tua presentazione breve e molto professionale. Parlerò dei progetti che ho completato l'anno scorso. Questo è un ottimo modo per dimostrare il proprio valore. Mi sento molto motivato dopo aver parlato con così tanti esperti. Creare una rete di contatti è un'abilità che diventa più facile con la pratica. Sono contento di aver deciso di partecipare a questo evento oggi. Lezione 26. Mercati di riferimento. Dobbiamo analizzare il comportamento e le preferenze dei consumatori in ciascun mercato di riferimento. Le persone che vivono in regioni diverse hanno abitudini di acquisto molto diverse. Ad esempio, i clienti in Asia preferiscono le app per lo shopping su dispositivi mobili. In Europa, i consumatori apprezzano spesso i prodotti sostenibili ed ecologici. Dobbiamo adattare la nostra pubblicità ai gusti locali. Un messaggio generico non sarà efficace in tutti i paesi. Raccoglierò i dati dai nostri ultimi report di vendita. Condurrò un sondaggio per comprendere le loro esigenze future. Quanto tempo ci vorrà per completare l'intero rapporto? Penso che possiamo completarlo entro la fine della prossima settimana. Dobbiamo essere molto precisi nelle nostre conclusioni finali.
Il nostro capo si aspetta una presentazione molto dettagliata e precisa. Sono preoccupato per l'aumento dei costi delle spedizioni internazionali. Questo è un fattore fondamentale che dobbiamo includere nel piano. Dovremmo inoltre esaminare le leggi locali di ciascun paese. Il rispetto delle normative è essenziale per la nostra espansione globale. Fisserò un incontro con il team legale domani. Forniranno la guida necessaria per il nostro progetto. Si tratta di un compito molto impegnativo ma anche entusiasmante per noi. Lezione 27. Metodi tradizionali. Oggigiorno, in molti casi, gli indiani del Nord America non vivono più secondo le loro tradizioni. Tuttavia, molte comunità si impegnano a fondo per preservare la propria cultura. Insegnano le loro lingue antiche alle giovani generazioni. È fondamentale preservare oggi il loro patrimonio unico. Molte persone praticano ancora mestieri tradizionali come la ceramica e la tessitura. Questi oggetti vengono spesso venduti come splendide opere d'arte. La storia di questo popolo è oggetto di studio di fondamentale importanza. Dobbiamo imparare a conoscere il loro rispetto per il mondo naturale. Avevano un legame molto profondo con la terra e con gli animali. La società moderna può imparare molte lezioni dalla loro saggezza. Organizzano feste particolari o celebrazioni pubbliche. Sì, organizzano eventi chiamati Pau con danze tradizionali. Mi piacerebbe partecipare presto a uno di questi eventi. È un modo meraviglioso per immergersi nella loro cultura. Dobbiamo garantire che la loro storia venga raccontata in modo accurato. L'istruzione è la chiave per la comprensione e il rispetto reciproco. Sto scrivendo un nuovo libro sui loro leader storici. Posso aiutarti con le ricerche negli archivi nazionali. La tua conoscenza della storia è davvero notevole e molto utile. Lezione 28. Assistenza bagagli. Ho prenotato un soggiorno di 3 notti in questo hotel. Sì, il nostro autista vi assisterà immediatamente con i vostri bagagli. Grazie, perché queste valigie sono molto pesanti oggi. Ve li consegneremo direttamente in camera, al quinto piano. Esiste un posto sicuro dove posso riporre la borsa del mio computer portatile? Puoi riporlo nell'armadietto di sicurezza dietro la scrivania. In questa scatola più piccola ho anche un oggetto fragile. Tratteremo tutti i vostri effetti personali con la massima cura. Sono molto stanco dopo il lungo volo internazionale. Desidera un bicchiere d'acqua fredda o del tè? Preferirei una tazza di tè verde caldo, per favore. Te lo porterò mentre firmi i documenti. Il servizio qui è davvero eccezionale e molto veloce. Desideriamo che ogni ospite si senta accolto e rilassato. Il ristorante è aperto per cena stasera? Sì, serve cibo fino alle 11 di sera. Ci andrò dopo essermi riposato un po'. Ora vi consegnerò il menù da consultare. Sei molto gentile e disponibile, Anna. Lezione 29. Cibo thailandese.
Adoro provare ogni settimana nuovi piatti provenienti da culture diverse. Sì, ho già mangiato cibo thailandese, i sapori sono incredibili. Questo curry verde è molto piccante ma anche molto dolce. Nella cucina thailandese si fa ampio uso di latte di cocco e lime fresco. In questa zuppa percepisco anche sentori di citronella e zenzero. Questi ingredienti sono molto salutari e molto aromatici. Preferisci la cucina thailandese o quella italiana per cena? Mi piacciono entrambi, ma la cucina thailandese è per me più esotica. Vorrei imparare a cucinare questi piatti a casa. Per prima cosa, dovrai trovare un negozio di alimentari specializzato. Cercherò una ricetta sul mio blog di cucina preferito. La parte più importante è preparare la pasta di curry partendo da zero. Comprerò un mortaio e un pestello grandi per le spezie. Questo è il modo tradizionale di preparare un pasto thailandese. Dopo questo pranzo meraviglioso mi sento davvero sazio. Dovremmo scrivere la nostra recensione finché il sapore è ancora fresco. Ora scatterò qualche foto ai piatti colorati. Qui la presentazione dei piatti è davvero artistica. Pubblicherò le foto sul nostro sito web questa sera. Lezione 30. Preparazione all'aperto. Ho controllato le previsioni del tempo per la nostra escursione in montagna. Ottimo, non dimenticare la crema solare e un cappello. Non ci vediamo sabato mattina. Oggi comprerò un nuovo cappello a tesa larga. Dovresti portare anche una bottiglia d'acqua capiente. Ho uno zaino robusto per tutte le nostre provviste. Il sentiero è molto ripido o è prevalentemente pianeggiante? La prima parte è pianeggiante, ma la cima è molto ripida. Indosserò i miei migliori scarponi da trekking per una buona aderenza. Dobbiamo iniziare l'escursione molto presto la mattina. Imposterò la sveglia alle 5. Spero che riusciremo a vedere l'alba dalla cima. Il panorama sarà bellissimo e molto tranquillo. Preparerò dei panini e delle barrette energetiche. Dobbiamo portare anche una piccola mappa della foresta. Ho scaricato la mappa sul mio cellulare. È meglio avere una cartina cartacea come riserva. Si tratta di un suggerimento molto saggio per la nostra sicurezza. Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana ricco di attività. Sarà una pausa fantastica dal frenetico lavoro d'ufficio.